Mi presento per quanti ancora non mi conoscono, io sono Andrea Baggio e sono la persona che si occupa del supporto tecnico su tutti i prodotti appunto della gamma Netix, quindi sarò il vostro interlocutore non solo per l'incontro di oggi, ma anche eventualmente per approfondire o comunque per darvi supporto nell'installazione e nella configurazione dei nostri prodotti. Il dispositivo che andremo a vedere oggi è il VE200 Plus, che va, diciamo, a completare la gamma dei prodotti che abbiamo lanciato, la gamma Next che abbiamo lanciato nel corso del 2022, per la quale abbiamo già avuto modo di organizzare altri webinar nei quali appunto abbiamo approfondito tutti i vari livelli del nostro nuovo range. E nel caso ve li foste persi, i webinar precedenti li trovate comunque nel nostro canale di YouTube, nel quale verrà anche poi caricato questo video, quindi comunque avrete modo anche di poterlo rivedere eventualmente. E prima di cominciare vi ricordo inoltre che in basso a destra dovreste avere uno strumento della chat, grazie alla quale potete interagire con me per farmi delle domande, per chiedermi di approfondire qualche argomento che eventualmente non dovesse essere sufficientemente chiaro, e anche per darmi dei feedback, e quindi insomma vi invito ad utilizzarla, anche perché è uno strumento anonimo, insomma, quindi non abbiate timore, per rendere anche un po' il tutto più interattivo e per darmi appunto modo di capire se quello che vi sto spiegando insomma è chiaro oppure no. Passiamo quindi a vedere le caratteristiche del dispositivo in oggetto. Quindi dicevo VE200 Plus. Esisteva già nella gamma precedente un dispositivo molto simile, che è appunto il VE200. In questo caso è stato rinnovato completamente l'hardware, è stata un po' rivista anche l'interfaccia grafica, e abbiamo aggiunto anche qualche funzionalità sia a livello software che a livello hardware appunto. Quindi il VE200 Plus va di fatto a sostituire interamente il modello precedente e va a completare appunto la gamma, che è la gamma Next, di cui vi ho fatto accenno prima. Si tratta però dell'unico dispositivo specifico, diciamo, di questa gamma, nel senso che mentre tutti gli altri, dall'entry level fino al top gamma, che è l'Evo 500 Plus, sono dispositivi estremamente flessibili e pensati per raccogliere segnali dall'impianto, per gestire quindi il telecontrollo, il monitoraggio, il data logging, eccetera, eccetera. Il VE200 è specificamente pensato per diciamo, funzionalità di routing, quindi assistenza remota, teleassistenza, routing, port forwarding, tutti i concetti che dopo avremo modo di approfondire. Ed è per questo appunto che l'abbiamo chiamato router industriale, perché contrariamente agli altri dispositivi non raccoglie direttamente il segnale, ma diciamo si pone in maniera trasparente tra un macchinario fondamentalmente ed un PC, ma appunto dopo avremo modo di capire di cosa sto parlando. Come primo impatto vediamo un po' di informazioni tecniche, quindi abbiamo in realtà vari modelli, dopo appunto avremo modo di vederli, e per quanto riguarda la connettività, diciamo abbiamo a disposizione sia un modem LTE integrato, quindi c'è pieno supporto per una SIM, un SIM ricaricabile M2M, una SIM a contratto qualunque, insomma, LTE, quindi 4G con fallback sul 2G, quindi eventualmente in assenza di segnale 4G è comunque in grado di operare diciamo a velocità più basse. Abbiamo poi un modulo Wi-Fi integrato a 2.4 GHz, quindi comunque compatibile con qualunque tipo di router Wi-Fi, di access point Wi-Fi, e quindi in grado di collegarsi a qualunque rete Wi-Fi esistente. Abbiamo poi l'Ethernet, in realtà abbiamo due prese Ethernet, appunto dopo vedremo che possono anche essere utilizzate per fare cose diverse, e come optional aggiuntivo abbiamo anche l'OPT, ovvero la fibra, quindi abbiamo anche la possibilità di aggiungere un connettore per la fibra ottica per poterla utilizzare diciamo parimenti all'interfaccia di rete LAN. Qui vediamo un po' più nel dettaglio, anche da un punto di vista grafico, diciamo, la disposizione dei vari chipset, quindi dei vari strumenti di connettività, e sulla destra le varianti, perché come vi dicevo il dispositivo è disponibile in almeno 4 modelli, quindi 4 combinazioni in base appunto alle interfacce di rete che si vanno a scegliere. Abbiamo il livello diciamo completo, che è VE200 Plus 4G OPT, quindi Ethernet, Wi-Fi, LTE e fibra, tutto incluso, quindi tutto in un unico modulo senza dover aggiungere appunto moduli
a fianco, diciamo così. Per rispondere alla prima domanda è a 100 megabit al momento, quindi al momento supportiamo i 100 megabit. Il secondo modello invece è LAN più OPT, quindi in realtà LAN, Wi-Fi e fibra. Abbiamo poi il modello con LAN, Wi-Fi e Ethernet e il modello con LAN e Wi-Fi. Quindi diciamo che Ethernet e Wi-Fi sono sempre presenti. Tutto il resto, il modem 4G e la fibra, ci sono varie combinazioni, quindi potete andare a scegliere poi in fase d'ordine quello che vi interessa di più, quello che soddisfa maggiormente, in maniera migliore, insomma, le vostre esigenze. Ecco, poi qui abbiamo riassunto qualche ulteriore caratteristica tecnica, quindi l'alimentazione. Abbiamo anche un ingresso a contatto pulito e un'uscita relè, e diciamo che possono essere utilizzati eventualmente per generare degli SMS di allarme, quindi un unico ingresso che agisce come aperto o chiuso, sul quale posso definire una condizione di allarme per farmi inviare appunto un SMS o una mail in caso di chiusura, apertura del contatto, diciamo un allarme generico. L'uscita relay invece è comandabile sempre tramite SMS, tramite mail o in realtà anche tramite chat, che è un altro strumento che abbiamo introdotto nella nuova gamma, per poter quindi andare a accendere e spegnere qualcosa, una luce di segnalazione piuttosto che un segnale acustico, piuttosto che un macchinario, o magari riavviare un macchinario che si trova lì nel campo. Quindi abbiamo comunque un ingresso e un'uscita, ovviamente non è espandibile, contrariamente agli altri dispositivi, e non vengono però utilizzate appunto per fare monitoraggio, per inviare poi il dato raccolto verso un cloud, ma semplicemente per fare segnalazione di allarme e eventualmente ricezione di un comando per aprire e chiudere l'uscita del relè. Per quanto riguarda le porte abbiamo un USB di tipo A, utilizzabile come host, quindi ci potete collegare eventualmente un cavo USB di tipo FTDI. Sono quei cavi che si trovano comunemente in commercio, che consentono di diciamo aggiungere una porta al vostro PC, una porta seriale al vostro PC, 232 o 485 che sia. Il nostro dispositivo è in grado di rilevarli, quindi dopo eventualmente per capire quali siano i modelli di cavi supportati per interfacciarli con noi, ma diciamo il nostro dispositivo è in grado di rilevare il driver di questi cavi USB e quindi grazie a questi di fatto aggiungere una o anche più porte seriali, appunto 232 o 485. Poi il dispositivo ha nativamente una 232 e una 485 a un ossetto, quindi si possono portare i tre cavi TX, RX, ground nel caso della 232, AB e ground nel caso della 485, poi vedremo per fare che cosa, e la porta per fibra ottica, come dicevo prima, che è appunto opzionale. Poi vabbè, abbiamo consumi, dimensioni, peso e altre informazioni, ovviamente tutte informazioni che trovate anche dopo nel nostro sito web, quindi avrete modo insomma anche di trovarne anche di più dettagliate. Per quanto riguarda invece le funzionalità principali, allora come dicevamo qui il prodotto nasce proprio per fare accesso remoto, diciamo, verso un impianto. Cosa significa? Significa che dal mio PC, dal mio ufficio, voglio interfacciarmi con un PLC, un pannello HMI o qualunque tipo di strumento di macchinario dotato di seriali o comunque di una connessione su Ethernet o su Wi-Fi. Voglio appunto poterlo raggiungere direttamente dal mio ufficio senza dovermi recare lì nell'impianto. Il V200 si pone in mezzo in maniera trasparente, quindi dovrebbe consentirvi di fare questo tipo di collegamento come se voi foste fisicamente lì nell'impianto o come se il vostro strumento fosse fisicamente collegato al vostro PC tramite una porta seriale. Quindi accesso remoto 232.485 significa questo, significa che il vostro PC crederà di dialogare con una COM, che però in realtà fisicamente non esiste, che è in realtà una COM virtuale, una seriale virtuale, che fa riferimento appunto al V200. Qualunque cosa collegata ai morsetti della 232, della 485, del V200 si metterà in comunicazione con il vostro PC, come se appunto il V200 non esistesse, come se il V200 fosse di fatto un lungo cavo seriale, una lunga prolunga seriale. Accesso remoto USB, praticamente lo stesso concetto, come dicevo prima, infatti il dispositivo è in grado di rilevare dei cavi FTDI e quindi di fatto di aggiungere una porta seriale in più e quindi aggiunge diciamo la possibilità di controllare un macchinario in più rispetto a quelli già rispetto alle seriali già presenti.
Port forwarding che si può fare tramite wifi, tramite VPN in realtà, che dopo andremo ad approfondire da quell'argomento, su LAN o su appunto fibra. Port forwarding banalmente significa poter accedere da remoto ad una rete che si trova da un'altra parte e poter interrogare tutto quello che si trova dietro a quella rete, dietro ad un firewall o comunque dietro a quella rete. Routing invece è un po' il viceversa, e quindi di fatto dare connettività a tutto ciò che si trova localmente collegato al nostro dispositivo, quindi in questo caso il nostro dispositivo potrebbe anche funzionare come un router e quindi dare connettività volendo anche al vostro PC, per dire. Web server integrato, nel senso che come tutti gli altri dispositivi della gamma Next è interamente configurabile tramite l'interfaccia web, quindi utilizzando un comune browser potete accedere all'interfaccia web del dispositivo, ovviamente anche da remoto, e per configurarlo, per aprire le porte che vi servono, per decidere insomma come utilizzarlo. Aggiornamento software da remoto sempre utilizzando il web server integrato, essendo appunto raggiungibile anche da remoto. Avete ovviamente la possibilità anche di eseguire degli aggiornamenti non solo della configurazione, ma proprio anche della release, quindi del software interno al dispositivo, così come anche diciamo, utilizzare la funzionalità backup restore, che significa fondamentalmente scaricare un file criptato di configurazione dal dispositivo per poterlo poi caricare in uno o più altri dispositivi. Quindi anche lì, una volta realizzato diciamo, il vostro impianto tipo, la vostra configurazione tipo, avreste la possibilità poi di replicarla facilmente, proprio come se fosse un copia e incolla su più V200+. Utenti e gruppi su più livelli, anche questo fa riferimento all'interfaccia web, nel senso che avete la possibilità di creare degli utenti con privilegi diversi per dare accesso appunto alle funzionalità del dispositivo, facendo in modo chiaramente che l'amministratore possa fare qualunque cosa, mentre invece un utente di privilegio più basso magari può soltanto andare a vedere come è stato configurato il dispositivo, senza però poter andare a cambiare poi la configurazione. Allarme SMS, email e chat su ingresso, come dicevo prima, essendoci un ingresso digitale, avete la possibilità di ricevere una segnalazione con il testo che andrete a definire voi in caso di apertura o chiusura di questo contatto. E comando SMS, email, chat su uscita, come dicevo prima, appunto, stessa cosa, però potendo comandare l'uscita relè presente a bordo. Supporto di plugin, ovvero è diciamo, un set di funzionalità aggiuntive che possono essere richieste da un cliente per personalizzare leggermente il suo dispositivo senza dover stravolgere la configurazione, quindi senza doverla perdere o senza dover comunque creare delle cose ad hoc, delle cose custom che poi sono anche difficilmente mantenibili, diciamo, nel tempo. Tramite quelli che noi chiamiamo plugin c'è la possibilità di installare sopra la versione standard, quindi sopra la versione che usano tutti quanti, un pacchetto che vada ad aggiungere qualcosa di specifico per il cliente. È un concetto un po' astratto, diciamo, se non si ha un esempio specifico, ma per dire potrebbe essere che abbiate la necessità di leggere un cavo USB particolare, magari non supportato nativamente dal V200, e tramite i plugin possiamo aggiungere questa funzionalità per voi e quindi darvi modo di installare poi questa patch, questa aggiunta solo dove vi serve, solo nei dispositivi che vi servono, senza però andare ad intaccare appunto tutta quella che è la base del dispositivo, lasciandolo quindi alla sua versione standard, che è ovviamente più facilmente mantenibile per noi. E infine VPN come funzionalità principale. La VPN è un Virtual Private Network, quindi una rete virtuale privata. Diciamo che è una rete internet fondamentalmente, per chi non lo sapesse, che ha bisogno però di una connessione alla base, quindi una volta stabilita una connessione internet tramite il 4G, tramite la LAN, la fibra o il wifi, c'è la possibilità di avviare anche il servizio VPN che aggiunge una sicurezza in più alla comunicazione, in quanto è una rete privata, e vi permette però di raggiungere anche da remoto i dispositivi che eventualmente sono sotto appunto un firewall, o comunque il caso tipico della SIM, magari voi mettete una SIM di un operatore comune, l'IP della SIM non sarà pubblico, ma sarà quindi utilizzabile solo per fare traffico in uscita e non per eventualmente provare a raggiungere quell'IP da remoto,
tramite la VPN in realtà questo problema viene completamente bypassato, quindi avrete la possibilità anche sulla SIM, anche sulla connessione 4G, di poter accedere da remoto al dispositivo. Faccio solo un piccolo accenno sulla chat, dopo rispondo alle domande che ho visto che sono arrivate. La chat intesa come funzionalità del dispositivo, allora diciamo che è un'alternativa all'SMS, nel senso che il nostro dispositivo, così come tutti gli altri prodotti della gamma Next, supporta il protocollo matrix.org. Trovate documentazione nel nostro sito, ma comunque è molto ben documentato anche in rete, quindi trovate anche diverse community insomma, che lo supportano, che ne parlano. È fondamentalmente un protocollo di messaggistica istantanea, quindi niente di particolarmente strano, che può essere, al quale ci si può interfacciare tramite il client Element. Element è un'applicazione che trovate per Windows, Mac, Linux, Android e iOS, quindi su qualunque tipo di sistema operativo. È gratuito ovviamente ed è praticamente una cosa molto molto simile a Telegram o WhatsApp, quindi il concetto è vado a creare un gruppo, una stanza, all'interno di quel gruppo inserisco i reperibili, le persone che devono poter comunicare con il dispositivo e i dispositivi stessi, che quindi avranno un loro ID, delle loro credenziali. Tutte le persone e dispositivi che appartengono allo stesso gruppo possono dialogare tra di loro. Quindi banalmente potreste definire questo servizio, che è appunto gratuito perché vi potete appoggiare al server matrix.org che è gratis, basta registrarsi e per farlo è sufficiente avere un indirizzo mail valido, quindi anche lì non c'è nessun canone né niente, è completamente svincolato da Netix, quindi comunque non è una cosa che abbiamo creato noi ma che supportiamo. E quindi è un'alternativa all'SMS, nel senso che eventualmente mi potrebbe arrivare un messaggio comunque in tempo reale, con la notifica che ovviamente mi arriverà in tempo reale nel telefono o nel PC, proprio come se fosse un SMS. Un'alternativa anche alla mail, ovviamente, però la mail magari è un po' meno immediata come segnalazione, nel senso che più difficilmente mi accorgo, insomma, se mi arriva una mail entro poco tempo. Ecco, andiamo quindi a rispondere alle domande che sono arrivate in chat. Allora, alla prima domanda, allora, quindi l'accesso remoto USB anche di periferiche USB, esempio chiavetta o stampante, non proprio. Diciamo che la cavo FTDI è che si scrive Firenze, Torino, Domodossola, Imola. Sono dei cavi che potete trovare tranquillamente in commercio, anche su Amazon volendo, che vi consentono, collegandoli al PC, di creare una seriale. Quindi nei PC molto vecchi c'erano le seriali native, quelle con il connettore a 9 poli, simili al VGA. Nei portatili o comunque nei PC più recenti questo non c'è però ovviamente l'USB. Collegando questo convertitore USB 232, USB 485, il PC riconosce una nuova seriale. Ecco, la stessa cosa la fa anche il nostro dispositivo, quindi collegando uno di questi cavi al nostro dispositivo, lui riconoscerà quel convertitore come se fosse appunto una 232 o una 485. Quindi l'USB, per come lo intendiamo noi, serve principalmente per questo, quindi per poterci collegare un cavo, un convertitore che abbia un driver riconosciuto, e ad oggi di fatto i driver riconosciuti sono questi. In realtà non solo questo, ma anche dei cavi USB 232 che escono proprio con il connettore di B9, quindi quello stile vecchio. Mi vengono in mente tipo i cavi della Manhattan o della Athens, ecco, anche quelli sono supportati. Però ci deve essere un driver, diciamo, quindi collegare il cavo USB per andare verso un dispositivo che ha un'interfaccia USB generica non funzionerà il tutto. Serve invece appunto per leggere un driver USB di un convertitore seriale alla fine. Ok, altra domanda: USB remote seriali accessibili solo tramite VPN? Allora no, diciamo che la VPN ovviamente dà la possibilità di accedere alle seriali in qualunque tipo di circostanza, perché indipendentemente dalla connessione internet vera e propria, la VPN sta sopra e a quel punto io vado a puntare appunto la VPN. Però non necessariamente, nel senso che se ho un IP pubblico sulla LAN piuttosto che sulla fibra, piuttosto che su Wi-Fi, ovviamente anche in quel modo posso accedere da remoto all'impianto, alle porte seriali o a quello che è.
Chiaro che la VPN, nella fattispecie la nostra, rende il tutto un po' più facile perché abbiamo anche un software gratuito che dopo appunto andremo a vedere, che si occupa non solo di farvi da client VPN, quindi non solo di mettervi in comunicazione proprio da un punto di vista della rete con il dispositivo, ma anche di andarvi a creare proprio le seriali virtuali nel vostro PC. E tutto questo si può fare ovviamente anche senza il nostro software, perché di fatto il nostro programma va ad inglobare funzionalità di altri tool, e quindi chiaramente lo potete fare anche senza la nostra VPN, anche senza il nostro programma e anche senza una VPN in generale. Diciamo che la nostra è una soluzione pronta all'uso, perché appunto non c'è niente altro da predisporre, basta scaricare il programmino gratuito e tutto viene installato automaticamente. Se invece si decide di farlo senza VPN o senza comunque la nostra VPN, c'è bisogno insomma di un intervento un po' più gravoso, diciamo così, da parte dell'utilizzatore, nel senso che banalmente le porte virtuali ve le dovete creare voi. E quindi sì, è leggermente più difficile, diciamo, però sono cose che comunque si trovano documentate in rete, quindi anche lì, come per gli altri prodotti, non c'è un vero e proprio vincolo da parte nostra nell'utilizzo del prodotto per forza con la nostra VPN, con la nostra infrastruttura. Diciamo che quella è la soluzione chiave in mano, più facile da utilizzare per voi, che non richiede nessun tipo di preparazione di competenza, però si può fare tranquillamente anche senza. E anche appunto senza VPN, perché se c'è un IP pubblico sulla rete, appunto come dicevo prima, LAN, Wi-Fi o fibra, ma in realtà anche nella connessione LTE, perché comunque ci sono operatori telefonici che ancora adesso su richiesta danno degli IP pubblici sulla loro SIM, magari non necessariamente diciamo statici, ma comunque pubblici sì, e con un IP pubblico a disposizione io posso eventualmente andare a remotare le porte seriali anche senza la VPN, chiaramente. Magari un po' meno sicuro, devo chiederlo all'operatore, però comunque si può fare. Ecco, quindi andando avanti con la presentazione, vediamo appunto, abbiamo riassunto le modalità di utilizzo principali del nostro dispositivo. La prima appunto è accesso remoto, di fatto l'abbiamo già accennata in precedenza, praticamente la possibilità dal mio ufficio, utilizzando il mio PC, di collegarmi, qui vedete nello schema, tramite la VPN, ma come dicevo un attimo fa, non necessariamente, di collegarmi, quindi di entrare diciamo, in comunicazione con il dispositivo, sfruttando, qua abbiamo scritto LTE o LAN, ma in realtà anche Wi-Fi o la fibra stessa. Una volta raggiunto il dispositivo, lui si comporta in maniera trasparente, quindi non va ad elaborare il dato che gli arriva, ad esempio, da il software del produttore del mio PLC o del mio inverter, per esempio, quindi non va a prendersene carico attivamente, nel senso che non conosce nemmeno il protocollo di comunicazione che sta passando, semplicemente quello che gli arriva diciamo alla connessione 4G, alla connessione LAN, Wi-Fi o fibra, lui prende e lo manda direttamente sulle sue seriali, quindi 232, 425 o USB. Qualunque cosa sia collegata dall'altra parte, quindi riceverà l'istruzione, il comando che il PC, il programma che state facendo girare nel vostro PC, ha impartito. Ovviamente la comunicazione funziona in maniera bidirezionale, quindi chiaramente la risposta del dispositivo passerà sempre attraverso il nostro 200 che poi andrà a renderla disponibile al vostro software di programmazione. L'esempio tipico, giusto per dare un contesto, è appunto ho un PLC di qualunque tipo di marca, viene dato con il suo software di programmazione per appunto andare a definire tutti quanti i parametri, i vari metodi appunto di funzionamento per caricare e scaricare quindi anche la configurazione tramite seriale. Grazie al V200 di fatto è come se voi aveste appunto tirato un cavo seriale lungo dal vostro PLC installato nell'impianto verso il vostro PC che si trova nell'ufficio, nel senso che il vostro PC sarà convinto di avere il PLC collegato direttamente ad una COM, quindi se utilizzate Windows, la classica porta seriale COM, sarà convinto quindi di potersi dialogare direttamente così, quando in realtà quella COM è una COM virtuale creata dal nostro software che dicevo prima o manualmente da voi, che non è altro che una connessione internet verso il nostro dispositivo che poi una volta
ricevuto quei pacchetti, quella trasmissione, li va ad inoltrare allo strumento presente in campo. Quindi questo è il funzionamento principale. La VPN appunto facilita il tutto perché diciamo che messa in combinazione con il nostro software, di fatto, anche quello dopo avremo modo di vederlo, anche la creazione delle porte COM, quindi il fatto di far riconoscere al vostro PC una nuova seriale, una nuova COM è estremamente semplice tramite la nostra VPN, tramite il nostro software. Non è detto che sia l'unico modo per poter utilizzare il nostro dispositivo, è sicuramente quello più facile. Altra modalità, no, mi sono tornato indietro, chiedo scusa. Allora, altra modalità di utilizzo è il port forwarding, quindi questa è prettamente connettività, diciamo, quindi sulla sinistra ho il mio operatore che dal suo PC vorrebbe collegarsi, quindi da un ufficio posto distante, diciamo, vuole collegarsi a una IP cam piuttosto che a un pannello HDMI, all'interfaccia magari web del pannello HDMI o comunque del PLC, eccetera, eccetera, e lo può fare tramite il V200, nel senso che il V200 ha, come abbiamo visto prima, la fibra Wi-Fi o LAN, anche le due porte LAN eventualmente. Tutto quello che io vado a collegare localmente al V200, quindi alle sue due porte LAN, giusto per fare questo esempio, ma in realtà potete collegare ben più di due dispositivi, perché chiaramente basterebbe mettere uno switch ed ecco che avreste già la possibilità di avere decine di dispositivi eventualmente collegati al V200. Quindi posso isolare, diciamo, la mia rete rispetto alla rete aziendale, parlo di quella sulla destra, facendo in modo che tutti i miei dispositivi, i miei macchinari non diano fastidio appunto alla rete aziendale, o comunque che se c'è magari qualcosa di sensibile che non venga esposto sulla rete aziendale. Collego quindi il tutto al V200, che farà in quel caso proprio da gateway, diciamo così, e io da remoto, può essere appunto sempre tramite la VPN, avrò la possibilità di accedere direttamente all'interfaccia web dello strumento, non solo all'interfaccia web in realtà, a qualunque porta dello strumento che ho collegato localmente con il V200. Adesso qui abbiamo fatto due esempi appunto della IP cam. Voglio vedere l'acquisizione video di quel momento della IP cam, vado a puntare all'indirizzo del V200, l'indirizzo IP del V200, due punti, la porta che voi avete assegnato alla IP cam, e non vedrete l'interfaccia web del V200, ma vedrete direttamente l'interfaccia web della IP cam. Stessa cosa per l'HMI, se magari c'è un mini PC industriale, per esempio, se magari c'è una sua interfaccia su qualunque porta, voi puntate all'indirizzo IP del nostro dispositivo del V200, due punti la porta dello strumento che vi interessa e andate a vedere direttamente l'interfaccia dello strumento che vi interessa. Anche qua un esempio tipico potrebbe essere quello di un collegamento tramite VNC verso un PC industriale. Quindi VNC di solito ha la sua porta, adesso non mi ricordo se era 5008 o 5009 o forse anche entrambe. Comunque tramite quella porta vi dà la possibilità di accedere ad uno strumento da remoto. Potete definire questa regola nel V200 dicendogli apri la porta 5800 dell'indirizzo IP X a cui corrisponde il vostro PC industriale, e voi da remoto, puntando quella porta, l'indirizzo IP del V200 e quella porta, riuscirete a vedere l'interfaccia del dispositivo anche utilizzando appunto VNC, quindi proprio dicendo a VNC di collegarsi all'indirizzo IP del V200 e lui vi manderà direttamente su l'interfaccia invece del vostro strumento, del vostro macchinario. Quindi anche qui abbastanza semplice in realtà da intuire insomma il funzionamento. Passando poi a un'altra modalità di utilizzo, allora abbiamo, chiedo scusa, eccola qui, routing, quindi qui è un po' il contrario rispetto a quello che abbiamo appena detto adesso, quindi se prima stavo utilizzando il V200 per accedere a qualcosa che sta dietro poi al V200, quindi il V200 è in un impianto remoto e io dal mio ufficio mi collego con lui per poi vedere tutto quello che c'è dietro. In questo caso è il V200 che dà connettività a tutto quello che vado a collegare al V200, quindi possono essere dei PC, possono essere altri dispositivi Netix, possono essere dei macchinari che magari hanno già il loro servizio di segnalazione di allarmi verso un data center, verso
una web application verso anche la piattaforma del produttore stesso, ok? E quindi qui potete utilizzare V200 per dare connettività a tutto ciò che c'è collegato nell'impianto. Connettività vuol dire che, banalmente, per fare un esempio più facile da comprendere, inserisco una SIM 4G all'interno del V200, vado a dire al mio PC di utilizzare il V200 come gateway, quindi non più magari wifi, non mi collego direttamente con il cavo di rete al V200, e il mio PC va in internet grazie alla SIM che sta dentro il V200. La stessa cosa la possono fare ovviamente anche altri macchinari, quindi non solo il PC, ma ho, come dicevo prima, un macchinario che magari è dotato del suo servizio di segnalazione di allarmistica, perché magari il produttore del macchinario ha il suo data center, ha il suo sinottico, ha la sua pagina web nella quale si possono vedere degli allarmi attivi. Ok, potete fare in modo che il macchinario acceda alla rete internet grazie al V200, quindi utilizzando V200 proprio come se fosse un router a tutti gli effetti. Ovviamente questa funzionalità di per sé la potrebbe fare, come dicevo, appunto anche un comune router che trovate, un router 4G che trovate nel mercato. Diventa ovviamente interessante se combinata con tutto il resto, quindi se combinata con il port forwarding e con l'accesso remoto alle seriali, chiaramente le tre cose messe assieme danno un valore aggiunto al nostro dispositivo. Ecco, queste sono un po' le modalità di utilizzo. Io mi chiederei se avete qualche domanda prima di procedere con altri argomenti, fatele pure, o anche se è tutto chiaro, se volete scrivermi semplicemente, darmi insomma un feedback giusto affinché capisca insomma se siete ancora tutti quanti allineati oppure no. Ok, allora direi di andare avanti. Comunque se ci dovesse essere qualunque domanda da fare, fatela anche mentre sto parlando, tanto casomai finisco il discorso e poi vi rispondo, quindi non c'è nessun problema. Quindi qui abbiamo presentato questa slide appunto per dire della web server, cioè l'interfaccia web che è presente a bordo del dispositivo, quindi questa non fa capo a nessun cloud o nessun server terzo, diciamo, è proprio il web server integrato nel dispositivo che mette a disposizione questa interfaccia web. È diciamo, uno strumento molto ricorrente nei nostri dispositivi, in quanto tutti i dispositivi della gamma Next hanno la stessa interfaccia di fatto. Ovviamente a seconda del modello poi troverete più funzionalità, più voci nel menu oppure meno, però alla base diciamo è la stessa per tutti quanti, quindi questo rende anche abbastanza facile passare eventualmente da un dispositivo all'altro, perché una volta capito la filosofia dell'uno, gli altri verranno di conseguenza. L'interfaccia web ovviamente dà alcuni vantaggi rispetto ad avere un software diciamo dedicato per la programmazione, in quanto chiaramente qua non dovete scaricare nulla, perché nel vostro PC avrete sicuramente già un browser, vanno bene tutti quelli più comuni, quindi da Chrome, Edge, Firefox, Opera, sono tutti quanti Safari, quindi sono tutti quanti perfettamente compatibili. Cross-platform per forza, perché qualunque tipo di sistema operativo ha almeno un browser utilizzabile, no licenze per lo stesso motivo. E la cosa interessante è appunto che l'interfaccia web è raggiungibile non solo da locale, quindi non è diciamo utilizzabile solo per la prima configurazione collegandovi direttamente tra PC e dispositivo tramite cavo di rete, ma è raggiungibile anche da remoto. Anche in questo caso, a seconda ovviamente di quello che vi mette a disposizione la vostra rete, nel senso che potreste raggiungerla anche se collegate il dispositivo via LAN anche da remoto, purché quella porta specifica sia aperta. Stessa cosa per i wifi o per la fibra. Nel caso invece della connessione dati su SIM, chiaramente in quel caso servirebbe un IP pubblico, che quindi andrebbe chiesto eventualmente all'operatore telefonico. La VPN, come dicevo prima, indipendentemente che sia la nostra oppure no, perché in realtà il dispositivo è compatibile con lo standard OpenVPN, quindi si può tranquillamente appoggiare anche a server VPN non nostri, insomma, quindi indipendentemente da quale, comunque diciamo la VPN vi consente di bypassare tutti gli eventuali blocchi imposti dalla rete locale LAN, Wi-Fi, fibra o comunque dai blocchi imposti dall'operatore che magari non vi dà l'IP pubblico. Con la VPN, diciamo, tutti questi problemi non si pongono più, lei passa sopra tutto quanto.
Ecco, invece il programma che abbiamo sviluppato e che va eventualmente scaricato, anche questo gratuito comunque, è il Quick Tunnel. Allora, questo software è anche in questo caso cross-platform, nel senso che gira comunque su Linux, su Windows, dall'8 all'11 sicuramente, ed anche su Mac. È un programma che potete scaricare anche adesso, insomma, dal nostro sito, quindi se volete provarlo anche per vedere tutorial non c'è nessun problema. E diciamo che va ad inglobare un po' tutte le funzionalità della nostra offerta, nel senso che mette assieme le funzionalità del prodotto, quindi del V200 Plus, con quelle offerte dalla nostra VPN, quindi dal nostro servizio VPN. Nel senso che QuickTunnel è di fatto innanzitutto un client VPN a tutti gli effetti, ok? Quindi vi permette di non dovervi, diciamo, preoccupare della gestione dei certificati della VPN, non vi dovete ricordare le credenziali se non quelle del vostro utente, ma con una credenziale unica, diciamo, avete accesso a tutti i vostri dispositivi, adesso vedremo anche in che modo. Permette quindi di stabilire una connessione VPN anche per chi la VPN non sa nemmeno che cosa sia, quindi avviate il programma, selezionate il dispositivo, siete collegati. Inoltre, sfruttando appunto il nostro server VPN, di fatto le funzionalità del prodotto, dà la possibilità di creare le porte seriali virtuali che verranno poi riconosciute dal PC come se fossero appunto delle seriali native, e quindi che vi permetteranno poi di utilizzare qualunque tipo di software per parlare con i vostri strumenti disponibili in campo. Quick Tunnel per Android e iOS no, perché comunque di fatto, allora diciamo, la funzione del client OpenVPN in realtà potrebbe essere utile anche per il comparto mobile, ma comunque si può fare tranquillamente, cioè vi potete comunque collegare tramite la VPN, utilizzando anche la nostra VPN, scaricando semplicemente l'applicazione OpenVPN, che è l'applicazione quella standard, diciamo, per questo tipo di protocollo. Quindi avete la possibilità di raggiungere i nostri dispositivi anche da mobile, utilizzando la nostra VPN, scaricando un'applicazione che trovate comunemente negli store di Android e anche di iOS. Quindi potrebbe aver avuto senso in quel caso lì. Ovviamente però non ha senso su Android o iOS nel caso delle porte seriali, perché chiaramente i dispositivi tipo l'iPhone o comunque tipo qualunque tipo di smartphone Android non sanno che farsene, no? di una seriale 232 di una seriale 485, quindi non l'abbiamo sviluppato per i dispositivi mobile, ma solo per i PC di fatto. Ecco, quindi risolve il problema che è un po' schematizzato in questa slide. Quindi io voglio collegarmi tramite il software proprietario diciamo del produttore del mio macchinario, del mio strumento, che però si trova distante qualche chilometro, quindi che si trova nell'impianto. Mi ci voglio collegare, dovrei andare lì, recarmi là nell'impianto, andare là con un portatile, collegarmi con il cavo e fare le mie operazioni. Oppure prendere V200 Plus, collegarlo quindi direttamente allo strumento da controllare e poi scaricare nel PC il programma Quick Tunnel, che appunto vi permette di fatto di stabilire una connessione tra le due parti. Questa è una schermata proprio di Quick Tunnel, diciamo che è la schermata iniziale che andrete a visualizzare una volta fatto l'accesso nel senso che ci sono comunque delle credenziali, quindi username e password che voi andrete a definire, che però vi daranno la possibilità di collegarvi con tutti i vostri dispositivi. Allora, come avete modo di vedere sulla parte destra, diciamo, della schermata, ci sono una serie di lineette blu con scritto domain 1, domain 2, domain 3, eccetera, eccetera, quindi dominio 1, dominio 2, dominio 3. Praticamente ogni dominio è di fatto un contenitore di dispositivi ed è una struttura che abbiamo creato per darvi la possibilità di gestire i vostri clienti finali. Quindi mentre il vostro account amministratore entrando vedrà tutti i domini, quindi tutti i vostri clienti, e potrà quindi decidere di collegarsi a ciascuno di essi, voi potreste creare un utente di livello più basso
per fare in modo che lui si colleghi soltanto a, questo esempio specifico, domain 1, e quindi lui non vedrà ovviamente i dispositivi dei vostri altri clienti, ma vedrà soltanto i suoi. Quindi avete un modo di poter, diciamo, suddividere i dispositivi in questo modo. Tutti i V200 Plus che appartengono allo stesso dominio sono in grado anche di vedersi tra di loro, nel senso che appartengono alla stessa sottorete VPN. Questa cosa ha più senso sugli altri dispositivi della gamma Next. Diciamo che il V200 Plus difficilmente parlerà con un altro V200 Plus, però tecnicamente potrebbero raggiungersi e parlare tra di loro. E come vedete li contrassegnate con dalle prime 3 lettere dell'alfabeto. Abbiamo anche delle iconcine. Allora, l'icona A, diciamo, è quella che vi permette di aprire direttamente una schermata del vostro browser predefinito. Quindi una volta cliccata, in realtà, l'icona B, che è quella per connettersi al dispositivo, sulla sinistra il programma mi dirà ok, connesso, e inizierà a dirmi anche quanti byte in entrata e in uscita, per darmi modo, insomma, di capire che c'è effettivamente del dialogo, del traffico. E poi tramite l'icona A lui in automatico mi apre il browser con già l'indirizzo giusto di quel V200 che sono andato a selezionare. Quindi anche qua non vi dovete ricordare l'indirizzo IP dello strumento che vi interessa raggiungere, perché c'è l'iconcina che vi rimanda direttamente a lui. Cliccando invece l'icona contrassegnata dalla lettera C, si va a, diciamo, a poter creare poi una porta seriale virtuale, e quindi a far credere al vostro PC che ci sia effettivamente un qualcosa di collegato direttamente a una delle sue porte. Quindi l'immagine successiva riassume proprio questo esempio. Adesso si legge magari poco, comunque c'è scritto in alto aggiungere una nuova porta seriale virtuale. Sotto, nella parte in fondo, c'è la possibilità di selezionare tra 232 A, B o RS485 oppure USB. Quindi c'è una menu a tendina che vi permette di selezionare quale porta volete aggiungere sul vostro PC, e una volta decisa, come potete vedere, adesso il PC mi dice ok, ho assegnato l'RS485 sulla COM2. Quindi se voi andate nella gestione dispositivi del vostro computer, troverete una nuova porta COM che prima non c'era, la COM2, che è collegata virtualmente alla RS485 del V200. Avviate il vostro programma, il vostro software proprietario appunto per la gestione del vostro PLC, per esempio. Lui vi chiederà seleziona la porta COM da utilizzare, voi gli direte COM2, il programma sarà convinto di parlare con una COM2 alla quale dall'altro capo, all'altra estremità, sarà collegato il PLC, e invece starà dialogando virtualmente con il V200 Plus, che poi inoltrerà tutto il traffico alla seriale, e che vi consentirà quindi di instaurare il dialogo bidirezionale tra il vostro PC, il vostro programma e lo strumento, insomma, da controllare. E quindi alla fine ecco che avete stabilito appieno la connessione. Ecco, questa era, diciamo, la panoramica sul dispositivo. C'è poi la possibilità ovviamente anche di, a parte se avete adesso anche altre domande, ma se qualcuno volesse anche organizzare delle demo particolari, specifiche, possiamo farlo anche molto volentieri. Insomma, comunque, diciamo, queste sono le funzionalità un po' del V200 Plus, quindi principalmente il fatto di mettere in comunicazione un punto A con un punto B passando attraverso una connessione internet, e dando la possibilità di collegare qualcosa direttamente allo strumento per aprire un canale verso appunto una postazione remota. Quindi questo è un po' il riassunto delle funzionalità. E se avete appunto qualche altra domanda, andate pure, diciamo, è il momento giusto per porle. Va bene. Allora direi che se non ci sono altre domande andiamo a chiudere. Vi ringrazio per l'attenzione. Ribadisco appunto che questo video verrà caricato nel nostro canale YouTube, dove trovate anche tutti gli altri video con tutti gli altri webinar, e che appunto se avete la necessità di organizzare una demo più specifica, o comunque di trovarci per approfondire ulteriormente le caratteristiche del prodotto, non dovete fare altro che contattarci, e sarò io appunto il vostro interlocutore.
Detto questo, vi ringrazio ancora per l'attenzione e vi auguro una buona giornata e alla prossima.